Ciao amici del bosco, oggi facciamo la semina dei finocchi con un metodo particolare, lo facciamo utilizzando i rotolini, quelli avanzati dai rotoli della carta igienica. Questo metodo mi piace molto perché oltre ad essere utile per la crescita dei finocchi, ci fa utilizzare un materiale di riciclo e questo mi piace tantissimo. Il terreno è già pronto, è stato lavorato, bello sminuzzato, un bel terreno fresco e io vado ad inserire i rotolini abbastanza in profondità, quindi faccio delle buchette, le metto qua. Ricordiamoci che i finocchi devono essere rincalzati ad un certo punto, quindi lasciamo dei cumuli di terra dai lati. Distanze tra i miei rotolini di carta igienica. Questo sono 40 cm, ci dà la distanza tra le file, questo invece sono 30 cm e ci dà la distanza nella fila. Vi spiego come si fa. Si utilizza il rotolino per proteggere la piantina nelle prime fasi dello sviluppo e anche per darle un buon substrato. Infatti il rotolino io lo vado a riempire di compost, di buon compost, eccolo qua. Quindi io vado a mettere il mio seme qua nel compost, quindi un bello substrato. Nello stesso tempo però evito alla piantina il trauma del trapianto, che per i finocchi insomma è bello pesante il trauma. La piantina farà scendere tranquillamente i suoi semi. Nel tempo il rotolino di carta igienica si dissolverà e quindi la piantina rimarrà al suo posto. Allora, andiamo, altra buchetta. Ecco qua, metto il terriccio dentro, naturalmente un po' mi cade fuori ma non c'è nessun problema, anzi il terriccio poi è importante per lo sviluppo successivo delle piante. I rotolini di carta igienica sono molto funzionali per i vivai e si possono utilizzare anche altrove, insomma quando non si fa il vivaio direttamente a terra, però la caratteristica che possono disintegrarsi senza problemi nel terreno li rende perfetti anche per delle semine in campo. Ci sono anche i lombrichi in questo compost, tanto anche loro poi potranno scendere. Qua. No. Con questo metodo, che si può utilizzare anche per altre piantine, adesso io lo sto utilizzando per i finocchi ma lo potete fare anche con altri semi, è utile anche perché il rotolino di carta igienica con i bordi che poi si creano all'inizio, perché adesso ho messo il terriccio fino all'orlo ma poi si compatterà e quindi rimarranno questi bordi, diamo anche una protezione alle piantine appena nate, quindi per esempio lumache, limacce, altri animaletti che possono andare a mangiare le nostre piantine avranno un piccolo ostacolo in più da superare che può essere essenziale per salvarle. I rotolini di cartone della carta igienica sono perfetti perché sono bucati dai due lati, quindi le radici delle piantine scenderanno giù in basso quanto vogliono senza nessun limite, non avranno il problema di andare ad arrotolarsi. Le radici che si espandono lateralmente ugualmente non verranno bloccate dal cartone perché il cartone disintegra rapidamente e quindi andranno non ad attorcigliarsi ma piano piano a conquistare e a superare questa piccola barriera. Ok, adesso vado a fare quest'altro lato, ugualmente metto i miei rotolini, più o meno questa ormai è la distanza, metto il terriccio e poi metto il seme al centro del mio tubo. In realtà metterò più di un seme perché non è detto che tutti germinino. Quelli tra l'altro sono dei semi autoprodotti. Il mio barattolo di semi, tra l'altro i semi di finocchio sono, come sapete, particolarmente profumati, quindi è piacevole. Questi sono semi autoprodotti. A fine stagione lasciate andare a seme le ultime piantine dei finocchi, anzi le più belle piante di finocchio che avete, e avrete dei buoni semi per l'anno successivo. Ecco cosa succede se lasciate crescere una pianta di finocchio. Il finocchio non è una pianta annuale, se la lasciate sviluppare diventa praticamente perenne. Questi sono dei veri e propri tronchi e lei continua tutti gli anni a produrre i suoi fiori e i suoi semi. Ma completiamo la semina. Allora, i rotolini di carta igienica sono tutti autoprodotti, nel senso che io, finito un rotolo, non lo butto mai. Mi faccio delle buste pazzesche, però poi tornano utili, come vedete.
Guarda quanti lombrichi, li metto nella terra, va. Vai con i semi, Allora, vediamo un po' la situazione. Quello che non so è quanti semi germineranno, quindi la cosa ideale è che ci sia una piantina per ogni rotolino, ma siccome non sono certa che tutti i semi germinino, li metterò più di uno. Dopodiché bisogna essere decisi e lasciar crescere soltanto il più forte, diciamo così. Mettete i semi non troppo vicini in modo che quando dovrete andare ad eliminare quelle piantine in eccesso non si danneggino a vicenda. Pochissimi millimetri sottoterra li mettiamo. Adesso vediamo i rotolini che sono completamente pieni. In realtà, come andrò ad annaffiare, il livello scenderà tantissimo, quindi rimarrà questo bordo di protezione che vi dicevo. Continuo la semina anche dall'altro lato, poi mi dovrò fermare per stasera perché si sta facendo buio, proseguirò domani. Adesso faccio aderire la terra intorno ai miei vasetti, rincalzo praticamente i miei contenitori di cartone. Rimane questa sponda di terra più alta che è molto importante perché i finocchi si vanno a rincalzare. Sono 3 uno dentro l'altro che puoi tagliare. Va bene. Quindi allora prendo l'annaffiatoio e gli do un'annaffiata. Passiamo a una fase sempre cruciale che è quella dell'annaffiamento. Vado? Il livello della terra è sceso e alcuni semini anche si sono scoperti, non erano abbastanza sotto la terra, quindi fateci caso e eventualmente li ricoprite. Visto che i semi erano abbastanza in superficie, ci rimetto un pochino di terriccio subito sopra. Naturalmente, visto che la semina dei finocchi si fa tra l'altro in estate, una bella protezione con la pacciamatura è proprio fondamentale per non far asciugare troppo tutto il terreno intorno. Non ne metto tantissima perché poi comunque dovrò utilizzare la terra per rincalzare. E nel momento che vado a mettere la pacciamatura si capisce ancora di più quanto è importante aver messo le protezioni, perché mi permettono poi di ritrovare esattamente il punto dove crescerà la piantina, quindi posso più facilmente far sì che il sole la raggiunga, creo meno confusione con altre possibili erbe spontanee, insomma un ambiente protetto che mi consente di tenere sotto controllo le mie piantine in crescita. Spero che questa idea vi sia piaciuta e che possiate metterla in pratica anche voi. Vi ricordo che i vostri commenti sono sempre graditi, il vostro mi piace è assolutamente necessario. Seguite tutti i canali del Bosco di Ogygia, non soltanto YouTube ma anche Telegram, Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video, ciao!